Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo del primo paracadutista militare della storia dell'umanità. A onor del vero, il primo paracadutista in assoluto fu André-Jacques Garnerin, che il 22 ottobre 1797 si buttò da una mongolfiera con praticamente una cosa che era poco più di lenzuolo per collaudare un paracadute, chiamiamolo così, di sua invenzione. Lì andò bene e quindi questo è il primo paracadutista ufficiale della storia dell'umanità. Il primo paracadutista militare invece fu un italiano. Oh, finalmente possiamo parlarne. Attenzione che ho dovuto rifare anche questo ennesimo video perché purtroppo i social odierni, tutto quello che riguarda la prima guerra mondiale in certe occasioni viene visto come parlare del fascismo o del nazismo o di cose del genere. E io partecipavo a un gruppo su Facebook molto interessante dove si parlava esclusivamente della storia militare dell'esercito italiano e il gruppo stesso è stato bannato senza che ci fosse mai nessuno che parlasse in maniera concitata o con scopi di pubblicizzare cose che sono passate, ma semplicemente parlando delle gesta eroiche dei nostri soldati. Questo mi è successo anche col video che trovate qua sul canale sul sommergibile Galvani, dove militò il mio nonno materno, dove fu affondato il mio nonno materno, che si salvò però, e anche qua io mi fu bloccato il video 2 o 3 volte, dovetti rifare il video con delle semplici fotografie. E non era un problema di copyright, ma era un problema proprio, chiamiamolo così, ideologico. Quindi abbiate pazienza, vi metterò delle foto e vi racconterò la sua storia. Alessandro Tandura è nato a Vittorio Veneto il 17 settembre 1893 e fin da ragazzino era un pochino una persona che non si tirava mai indietro davanti alle occasioni spericolate. Non era un uomo molto alto, era alto 1,60 m circa, quindi insomma un omettino non tanto alto, ma ciò lo rendeva agile e scattante. Allo scoppio della prima guerra mondiale, Tandura viene assegnato al primo reggimento fanteria Re di stanza a Sacile. Con altri valorosi soldati, tra cui anche Giorgio Natale e Gherlinzoni, Tandura combatté sul monte Podgora, ma lì viene gravemente ferito a un braccio. Quindi viene portato all'ospedale militare, viene curato e solo il 16 maggio del 1916 poté tornare assieme ai suoi uomini col grado di caporale. Però, avendo subito delle ferite importanti, fu trasferito al 77° reggimento fanteria toscana e fu messo alla guardia, o meglio al servizio del deposito munizionamento. Poi fu spostato al deposito mitragliatrici del reggimento Brescia finché, a forza di fare richieste, nel 1917 non ottenne il grado di sottotenente di complemento che gli spettava, però poté tornare a combattere, se non che gli tornarono i dolori, gli venne una piccola infezione e quindi dovette desistere. A dicembre del 1917 finalmente tornò al fronte. Nonostante non avesse completato il suo recupero fisico, finalmente poté entrare a far parte del 20° reggimento d'assalto delle Fiamme Nere, quindi diventerò uno dei famosi Arditi. Con loro Tandura combatté in tutti gli scontri del Basso Piave e il 28 aprile 1918 ottenne la promozione a tenente di complemento. Nel 1918 partecipò alla vittoriosa battaglia del Solstizio. Dopo pochi giorni dalla battaglia fu contattato dal tenente colonnello Dupont,
il quale gli offrì di lanciarsi con paracadute. Sulle prime Tandura non era molto convinto di partecipare a un'azione così, non tanto per la spericolatezza dell'operazione, ma tanto perché il paracadute in Italia non era assolutamente, fra le altre cose, utilizzato, non era in dotazione neanche ai piloti militari, e azioni col paracadute fino a quel momento dal punto di vista militare non erano state eseguite, per cui che azione era? Poteva essere un'azione funzionante? Questi erano i dubbi che lo coglievano. Lui comunque doveva salire su un aereo guidato dall'asso canadese Barker e dal capitano inglese Ben, e da lì essere paracadutato nel Veneto, nella parte di Veneto allora ancora occupata, e riportare alle linee amiche informazioni di quello che stava succedendo nelle retrovie nemiche. Quindi l'esercito italiano acquistò alcuni paracaduti dall'esercito inglese e cominciò una fase di apprendimento di pochi giorni. Praticamente lui si lanciò al primo lancio, collaudò il paracadute, quindi provò solo i meccanismi, ma fino al momento del lancio reale non poté provare il paracadute. Giovedì 8 agosto 1918, da un aereo biposto del bombardamento, il nostro eroe venne caricato su un seggiolino da espulsione posto dietro l'equipaggio, legato con una fune al paracadute che era posto all'interno della carlinga. Quindi lui non avrebbe dovuto far altro che venire proiettato verso l'esterno dell'aereo e sperare che tutto il meccanismo funzionasse. Ovviamente un eroe deve essere un eroe perché succedono degli imprevisti, e tutto andò storto in quella giornata del 18. Innanzitutto era notte, non si vedeva bene, potete immaginarvi, mettetevi nei panni di un aereo di allora, fra le altre cose. Tutto scoperto, ovviamente all'aperto, l'aereo fatto di cartone pressato, di legno leggero, di tutte le cose che vogliamo, rumorosissimo, e tu sei seduto su un seggiolino posto dietro, in bilico, dietro all'equipaggio, che era di 2 persone, pronto per essere lanciato nel vuoto. Un temporale cominciò a imperversare, quindi buio, notte, temporale, rumore, sparato nel cielo su questa cosa instabile. Questo temporale fece smarrire la rotta all'equipaggio, quindi persero pure la rotta, che credevano di essere sopra Sarmede o Sarmede, come volete chiamarlo, ma in realtà stavano sorvolando le colline di San Martino di Colle Umberto. Raggiunta la quota prestabilita di 1500 metri, il maggiore Becker tirò la leva, facendo precipitare Tandura nel buio. Cioè lui cadde come un sacco attaccato a questa fune che era attaccata a un paracadute che era all'interno della carlinga, nel buio più assoluto, con il temporale che rombava intorno a lui. Egli più tardi raccontò, e leggo testualmente le sue parole: le orecchie sono straziate da un sibilo che mi devasta il cervello, l'incubo dei sogni più orribili, ma subito ho l'impressione di essere sollevato e di tornare su. Il paracadute si era aperto e aveva funzionato, fortunatamente. Alzo gli occhi e vedo il paracadute aperto. La pioggia mi sferza il viso, oso guardare in basso e vedo strade e campi che ridano in altalena infernale, perché ovviamente tra i lampi riusciva a scorgere, l'altezza non era molta fra le altre cose, e tra i lampi, scendendo vorticosamente, riusciva a scorgere appunto queste cose illuminate dai lampi, quindi un'altalena infernale. Mi smarrisco, perdo i sensi, si sente svenire, a un attimo si riprende. A un tratto, colpito fortemente al petto, mi trovo a terra, quindi ha sbattuto, non è caduto piegato come usano fare i paracadutisti oggi, ma ha sbattuto con le ginocchia contro il petto, e invece bisognava che rotolasse. E quindi si trova per terra con le gambe all'aria, lanciato nel vuoto da circa 1500 metri di altezza. Ero caduto in un vigneto mentre infuriava un temporale.
Toccato terra, Tandura raggiunse il Vittoriese per iniziare la sua missione. Cominceranno per lui 3 mesi incredibili, durante le quali si manterrà costantemente in contatto con il comando italiano, consentendo all'8ª Armata di entrare in azione con la piena conoscenza di dove aveva da confrontarsi, quindi del posizionamento strategico difensivo delle unità nemiche. Così viene testimoniato anche dal generale Caviglia. Raccoglierà informazioni sulla composizione dei reparti nemici in zona e radunerà alcuni dei gruppi di soldati italiani sbandati, con i quali porterà al termine azioni di sabotaggio. Verrà anche catturato per ben 2 volte e per ben 2 volte riuscì a fuggire. La prima volta fuggì dal campo perché non era molto ben sorvegliato, i nemici erano un po' in rotta, eccetera. La seconda volta venne messo su un treno per essere portato nella ex Jugoslavia come prigioniero di guerra, e durante un rallentamento del treno lui si lanciò giù dal treno e di corsa fuggì in mezzo al nulla, quindi veramente un eroe a tutti gli effetti. Mi viene da ridere al pensiero di questo omino di 1,60 m velocissimo che scatta e riesce a sfuggire per la seconda volta dalle mani del nemico. È l'unico eroe di famiglia. Nella sua opera di sabotaggio e raccolta informazioni verrà supportato dalla sorella Emma Tandura e dalla futura sposa Maddalena Petterle, entrambe 2 belle donne, fra le altre cose. Entrambe le donne saranno poi insignite alla medaglia d'argento al valor militare, su proposta del tenente colonnello Dupont, ed ad Alessandro Tandura verrà concessa la medaglia d'oro al valor militare, che arricchirà il suo incredibile medagliere composto da 5 croci al merito di guerra, 3 medaglie di bronzo, 4 medaglie d'argento, medaglia d'oro al valor civico e Croix de Guerre 14-18 belga. Alessandro Tandura aiutò a salvare la vita a parecchi giovani italiani che dall'esercito italiano erano considerati disertori. Invece erano rimasti tagliati fuori durante la ritirata di Caporetto, e molti di loro furono appunto raccattati e riorganizzati dallo stesso Tandura, e fu questo che aiutò a sconfiggere l'esercito austro-ungarico, perché mentre l'esercito regolare italiano avanzava da sud, da nord queste bande colpivano dietro le retrovie, impedendo rifornimenti, impedendo riorganizzazioni di gruppi di sbandati. Per cui anche meritorio questo tipo di intervento che fece Tandura. Conclusa la guerra, Alessandro Tandura non si fermò, decise di combattere anche in Somalia ed Eritrea. In Eritrea però purtroppo trovò la morte nel 1937, e qui si conclude la storia di Alessandro Tandura, ma non si conclude la sua leggenda. Nelle memorie di guerra il capitano inglese Wankwood ha ricordato Alessandro Tandura e l'ha ricordato con queste sue parole: non ho mai visto un uomo più coraggioso di questo piccolo soldato italiano che non raggiungeva il 1,60 m, il più valoroso soldato del mondo. Con queste parole io concludo questo video. Ovviamente ci sarebbero molti aneddoti da raccontare, ma rischio di diventare prolisso e noioso. Quindi ricordatevi che il primo paracadutista militare del mondo è stato un italiano, un piccolo grande eroe dei nostri tempi. Ciao a tutti da Armando, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!